amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill su di me. Però stavolta mi faccio le unghie e mi faccio il refill sulla mia mano destra, che sono stata bravissima questa volta, un po' per mancanza di tempo e un po' per mancanza di voglia. Ho tenuto queste unghie per più di un mese. Questo è da segnare, questa data. Allora, mi state vedendo fare un mix. Ho utilizzato la polvere Clear, quella che ho messo in questo barattolino vuoto di un'altra cosa, e poi sto prendendo una puntina di questo colore, che è questo azzurro, insomma, di Outlet Nails, e poi comincio a mettere un po' di glitterozzi. Allora, intanto comincio a miscelare il Clear con il colore. Ho fatto questo perché così è venuta una polvere glitterata ma leggermente colorata, un po' semi trasparente. E ho messo un po' di cose. Ho messo una puntina di questi glitter azzurri e poi sono andata ad aggiungere i vari glitterozzi. A un certo punto mi vedrete aggiungere di nuovo una puntina di polvere Clear, perché appunto bisogna stare attenti a quando facciamo queste miscele che i glitter non siano, come proporzione, non siano di più della polvere Clear, perché altrimenti fa fatica a polimerizzare e poi il prodotto non polimerizza bene, non diventa duro abbastanza e quindi potrebbe compromettere la durata del lavoro. Quindi la polvere Clear è molto importante in questi mix quando facciamo una cosa del genere. Possiamo fare mix anche con la polvere Cover, eccetera eccetera. Comunque vabbè, poi magari più in là riprendiamo un po' in mano questo argomento dei mix, delle polveri mixate fai da te. Poi prenderò appunto il mio tovagliolo, il pennello e il monomero per fare la prova e vedere come è venuta questa polvere. Fatto questo, vado a cominciare ad abbassare il prodotto sulla mia mano e poi comincio. Allora, sto praticamente abbassando solamente un pochino quello scalino, diciamo così, che si è formato con appunto la ricrescita, ma non vado assolutamente ad abbassare il prodotto che compone la struttura. In poche parole, sto utilizzando una punta fine, una punta fina, di grana fina, proprio perché non voglio andare a consumare troppo prodotto, ma secondo me una punta fina per andare a rimuovere quei piccoli sollevamenti nel giro cuticole non mi basta.
secondo me. Sempre per la mia solita pigrizia che non mi andava di cambiare punta, leva e metti, ho continuato a farlo con questa, ma devo dire che alla fine poi con la lima era talmente abbastanza assottigliato il prodotto che poi con la lima è venuto via. Quindi qui sto andando ad abbassare quello scalino e vado solamente a togliere il lucido, in poche parole. Tolgo un po' di lucido e leggermente, ma proprio leggerissimamente, perché mi sono tenuta tutta la struttura questa com'era, non le ho neanche accorciate, solo in un paio di unghie ho stretto un pochino di più questa mandorla, ma è stato molto molto veloce. Qui nel pollice invece, siccome quando faccio le unghie evidentemente metto la lima in un modo che vado a mangiarmi tutto il laterale destro del mio pollice, non mi andava di lasciarlo così, e qui ho messo una nail form e poi ho aggiunto del prodotto, ma comunque lo vedrete più avanti. Ho aggiunto del prodotto e mi sono un attimino ricreata questo pezzo di laterale che mi mangio con la lima. È passato più di un mese e quindi ovviamente la cosa è ancora più evidente. Preparo l'unghia naturale con il sanding bands e anche con lui provo a togliere questi sollevamenti, ma poi alla fine ci riesco meglio con la lima. Non ho fatto la dry manicure, non mi andava, non ho utilizzato le punte diamante, non mi andava sinceramente, e devo dire che mi è andata bene così, ecco, insomma non c'era poi così tanto da togliere. E cos'altro? Prima di andare poi a mettere tutti i preparatori eccetera eccetera, ricreo questo laterale del pollice. Comunque adesso vi lascio un attimino a queste immagini e ci vediamo più avanti, così vi racconto meglio.
Allora, eccomi qua, praticamente mi metto là nel form giusto per dare un supporto al prodotto, insomma, dove appoggiare il prodotto per ricreare questo laterale. Chissà se fosse stato sulla mia mano sinistra, magari avrei provato a farlo volando in aria, come si dice, senza mettere il supporto, ma con la sinistra assolutamente no, non mi è venuto neanche in mente di provare a farlo, perché vi ricordo che questa io sto facendo con la mia mano sinistra e, come vi dico sempre, sono benedettamente ciompa con la mano sinistra, proprio non riesco, non c'è niente da fare, più di tanto non vado, le mie capacità si fermano, e quindi ho utilizzato un supporto sul quale mettere appunto il prodotto. Adesso faccio questa cosa, lo faccio polimerizzare che diventi appunto abbastanza duro per essere poi limato, e una volta poi che ho limato questa parte qua, allora vado a mettere i preparatori su tutte quante le unghie, anche sul pollice. Qui non ho messo niente, nessun preparatore, nulla, insomma acrilico con acrilico, non c'è bisogno di mettere sopra nulla, attacca lo stesso benissimo. Allora, qui vi faccio vedere una cosa che probabilmente neanche si capisce, ma avevo chiuso male il pennello, come succede a volte con i tappi dei pennelli, e alcuni peletti del pennello sono usciti fuori. Allora, che cosa faccio? Quelli secondo me sono irrecuperabili, erano forse 4-5 peletti. Con la pinzetta lo sfilo proprio dalla ghiera, non tagliandolo, lo sfilo. Quindi se vi può essere utile questa cosa, prendetela. L'ho voluta inserire perché è una cosa che ho fatto, ho detto magari alle ragazze serve avere anche questa informazione. Quindi va bene, adesso aggiusto un attimino il bordo libero eccetera eccetera, e poi vado con i preparatori su tutta l'unghia, o forse no, prima vado a pulirmi un attimino quei sollevamenti che non ero riuscita a togliere. Ok, puliamo per bene tutta la polvere con il cleaner, puliamo tutto quanto e poi comincio con i preparatori. Vado di Nail Prep e vado di Bonder, il primer acid free. Questi che sto usando sono di BSN e mi sembra proprio che di Bonder abbia fatto la doppia passata, perché praticamente queste unghie che avevo addosso, se non ricordo male, se la mia mente non mi sta ingannando, anche qui avevo fatto la doppia passata di primer acid free, e quindi mi sono trovata bene, perché effettivamente, considerando che poi le avevo fatte con la sinistra, non avevo dei sollevamenti importanti, quei sollevamenti insomma che ti compromettono un po' tutta la struttura, e quindi ho rifatto la stessa cosa.
Adesso, siccome nel giro cuticole, appunto qui nella parte della ricrescita andrò con quella polvere glitterata, e mi vado a stendere uno strato sottile di clear. Qui farò prima il pollice, lo faccio tutto il pollice completamente e poi passo alle altre 4 dita. Quindi faccio prima una passata di clear e poi vado a mettere questa polvere glitterata che mi sono fatta, che mi è piaciuto tantissimo. Ho lasciato nel video tutta la parte, il mignolo lo vedete già fatto perché avevo fatto una prova prima di fare il video, dico fammi vedere un attimo come viene e poi eventualmente le faccio tutte. Quindi in tutte le dita il procedimento è lo stesso, ho lasciato tutta l'applicazione e praticamente il procedimento consiste in questo. Prendo una perla piccola di questo glitter, la posiziono nella parte della ricrescita e mi vado anche ad alzare un pelino l'apice con questa polvere. Ricordatevi sempre che c'è del clear all'interno, quindi è mezza costruttore, dico mezza perché c'è anche abbastanza glitter all'interno, quindi non ce la fa credo ad essere un costruttore per completo, ma diciamo che poco mi importa perché dopo sicuramente vado ad incapsulare, altrimenti con la lima il glitter te lo mangi. Quindi faccio questo, lo sfumo leggermente più che posso e poi vado ad incapsulare con il clear. Tutto qua, il procedimento di queste unghie è solamente questo e quindi io vi lascio un po' di musichetta. Spero che vi piacciono questi video così un po' lunghi, a me piacciono tanto, piace tanto guardarli, già vi ho detto tante volte. E quindi niente, lascio tutto questo procedimento e ci vediamo più avanti.
Allora, qui ho finito e vi faccio vedere come metto via il mio pennello. Faccio un bel bagnetto nel monomero, con la salviettina pulisco per bene e poi lo continuo ad inumidire, a bagnare e lo vado a chiudere. Lo lascio abbastanza umido e poi vi faccio vedere che il monomero, sono stata brava, perché si vede che ho pulito bene il pennello sulla salviettina, non ho lasciato neanche un glitter dentro al monomero. Il monomero non si è sporcato e quindi questo l'ho messo via perché poi ho potuto riutilizzarlo. Se il monomero vi diventa gelatinoso, un po' torbido, è meglio buttarlo. Allora, ho fatto la limatura tutta a mano e il fatto di essere, scusate il giro di parole, il fatto di essermi aggiustata la lunghezza e la forma prima di andare a mettere tutto il prodotto mi ha aiutato parecchio, perché qui praticamente ho solo tolto un po' di pancette varie e un po' di spessori che si erano creati e ho fatto tutto a lima. Ho fatto tutto a lima, non ho utilizzato la fresa, insomma devo dire che sono abbastanza soddisfatta. E ok, quello che viene dopo è tutta una onda, è tutta un'onda. È tutta un'onda perché ho utilizzato i gel liner, i nuovi gel liner e insomma li ho messi veramente alla prova e mi sono messa anche alla prova perché ritorniamo al discorso della mano sinistra e sono riuscita ad utilizzarli anche con la mano sinistra, una cosa molto basica ma basicissima, però già sono stata abbastanza soddisfatta di averli usati con la sinistra. Una bella bafferata energica, bella energica con la parte più abrasiva di questo buffer e mi toglie tutti i segni della lima e mi toglie anche eventuali bozzettini, insomma mi uniforma per bene tutta la superficie. Mi sono lavata le mani con acqua e sapone, non succede assolutamente nulla e adesso qui sto andando con il cleaner appunto a diciamo deidratare di nuovo tutta la struttura, pulire il giro cuticole e adesso vado con questa nail art che ho velocizzato perché se no potevate anche addormentarvi. Lo 010 che è questo giallo pastello avevo intenzione di usarlo ma alla fine ho fatto la prima prova sul pollice e non mi è piaciuto come stava insieme questi colori, quindi alla fine poi non l'ho utilizzato. Alla fine ancora vedrete che ho coperto quel giallo. Allora, qui faccio appunto semplicemente queste onde e il pennello è carino questo pennello perché se lo scarichiamo per bene, essendo questi gel molto pigmentati, se lo scarichiamo bene il pennellino è anche abbastanza sottile. Certo, non è un pennello liner 0.00 per fare i ghirigori, no, non è quello, è un pennello però un pennello liner che serve tantissimo per fare le righe dritte, le righe oblique, per fare i french superficiali, è veramente molto utile perché poi mi sembra a me, non si dice ma lo dico, che ha una, come dire, la consistenza di questo pennello è morbido
ma non morbidissimo che si piega, è rigido al punto giusto, non so come spiegarvi. Comunque so che in tante di voi li avete presi questi liner, io ne ho i colori che mi mancano, li ho nel carrello e penso che prenderò anche quelli che mi mancano, prenderò soprattutto quegli altri glitterati come questo blu, perché ho sbagliato, ho preso solo il blu, invece voglio prendere anche l'oro rosa assolutamente e anche il silver e il gold. E quindi va bene, detto questo mi taccio e vi faccio vedere quello che combino. Le righe, i bordi anche di queste onde non sono precisissimi, forse un po' tremolanti, ma vi ripeto, con la sinistra è il massimo che ho potuto fare e non mi andava neanche di stare lì 3 ore a cancellare, rifai, eccetera, eccetera. Quindi mi va benissimo così. Il risultato finale forse è un pochino eccessivo, non so, forse un pochino eccessivo. Mi sono fatta prendere la mano dalle onde e mi sembra proprio già una nail art estiva, neanche primaverile, ma proprio estiva. Questa chiama mare, questa nail art. Comunque va bene, io quello che vi faccio vedere ve lo dico sempre: quello che vi piace prendetelo e quello che non vi piace scartatelo. Queste sono sempre idee che io vi do. Quindi adesso sì che vi lascio a tutta l'applicazione di queste onde e ci vediamo alla fine. Allora, eccola qua l'onda gialla che non mi è piaciuta. Intanto era molto tremolante e poi non mi piaceva l'accostamento in questo caso con il giallo, anche se
azzurro e giallo trovo che stiano molto bene insieme, ma in questo caso c'era qualcosa che mi stonava, e quindi con questo glitterozzosissimo liner, gel liner, vado a coprire. Devo dire che si è coperta anche abbastanza bene, un pelino di spessore lo ha acquistato ovviamente perché ho dovuto stenderlo un po' più corposo, come vi posso dire, proprio per renderlo molto molto coprente, per coprire questo giallo, però alla fine l'ha coperto e sono soddisfatta, sono stata soddisfatta. Vado a sigillare poi tutto quanto e poi abbiamo finito. Ok, allora finisco, controllo, giro la mano, vado in lampada e questo è il risultato finale. Allora, nel complesso mi piace, forse come vi dicevo un pochino troppo, però come vi dicevo lo stesso può essere carina come nell'art su un'unghia, su 2 unghie, e comunque c'è il glitterozzo e a me piace. Era tanto che non mi mettevo glitterozzi da qualche parte, quindi alla fine il risultato finale mi è piaciuto. Queste immagini che vedo con il riflesso della luce glitterozzi mi piacciono tantissimo, spero anche a voi. Spero che possiate prendere spunto in qualche cosa, che vi sia stato utile questo video. Io vi ringrazio sempre per regalarmi il vostro like, un commentino, commentiamo con l'emoji delle onde, c'è un emoji a forma di onda, quindi riempiamo i commenti di onde. Io vi ringrazio tanto per stare qui con me. In alto a sinistra i miei social, venite su Telegram perché sono attiva molto su Telegram. Vi mando un bacio grande e ciao!